Condizioni climatiche avverse, d'altronde siamo al nord, ma questo non ci impedisce di provare nuova Peugeot 2008, una vettura adatta a tutta la famiglia, molto maneggevole in città. Sono 4,15 m di lunghezza, 1,73 m quelli di larghezza e 1,55 m quelli di altezza. Che cosa mi ispira particolarmente? Mi ispira particolarmente la dicitura Active City Brake, perché significa che c'è grande attenzione alla sicurezza, che cosa invece non mi piace ai gruppi ottici. Non tanto perché le luci diurne a LED non si vedono e non siano scenografiche, ma perché la tecnologia di abbagliante è un'abbagliante halogena, quindi insomma cozziamo un po' col solito discorso luce calda e luce fredda. In taglio laterale si vede come l'abitabilità posteriore sarà comunque garantita, perché non scampaniamo più di tanto. Non c'è l'ingresso keyless, c'è una buona comodità di bordo, anche se questo volantino piccolo mi impedisce, causa altezza, di vedere tutta la parte inferiore del cruscotto. È uno scotto che devo pagare per la mia altezza, d'altronde non è il problema più grosso al quale devo fare fronte. Non ho invece problemi per la testa, ho qualche difficoltà a trovare l'esatta posizione di guida perché questo montante mi cozza contro la spalla, quindi un minimo di difficoltà anche da questo punto di vista ce l'ho, però insomma tutto sommato non dobbiamo scendere a grandi compromessi. Vedete? Rimane comunque un pochino di spazio se il sedile davanti è impostato sulla mia altezza, certo. Con il sedile impostato sull'altezza di Andrea, anche qui l'unico problema a cui devo sottostare è l'altezza. Vedete? Batto con la testa contro il tetto. Non ho la possibilità di gestire le bocchette dell'aria condizionata, ho però una presa da 12 volt. Taglio posteriore di questa 2008. Qualche difficoltà ad attaccarmi perché non è elettrica l'apertura e qui non ho una grande leva alla quale appendermi per aprire il bagagliaio, che rivela 350 litri di capacità, diventano oltre 1200. L'altezza di carico, vedete, è bassa, per cui riesco a caricare tutto senza grandi difficoltà. Non mi piace che questa parte non sia ancorata qui, perché è vero che è comoda, però se devo caricare qualcosa ho bisogno che stia lì, torna inevitabilmente indietro. Sedili facilmente abbattibili, ho la solita luce di cortesia, ho anche dei piccoli vani dove andare a incastrare le cose più piccole. Chiudiamo il bagagliaio e nonostante la nebbia portiamo Andrea dal dietro di quella telecamera, dal retro di quella telecamera, e andiamo a provare in strada questa Peugeot 2008. Bene amici di Automoto.it, siamo al volante della 2008 Restyling, molto bella fuori, mi è piaciuta tanto. Molto bella fuori, comoda dentro. Sì, comoda, motore 3 cilindri 1200 turbo da 110 cavalli e 205 Nm di coppia. C'è che la versione da 82 fosse un po' sottodimensionata, o la versione da 130 fosse un po' sovradimensionata. Questa è a fuoco. I diesel sono due, ma questa è a fuoco, anche perché questo 3 cilindri spinge già in basso, mi piace. Gli innesti sono abbastanza veloci, a 6 marce. Abbiamo la possibilità di schiacciare la S per dargli un'intelligenza di cambiata leggermente più tarda sullo sportivo, anche se nella guida sportiva è un po' è un po' il suo limite della guida sportiva, ma non è la guida sportiva il focus di questa macchina. Cosa ne pensi, Luca? Sono d'accordo con te, anche se lo suggerirebbe la corona del volante, che è sempre quel piccolino che abbiamo già visto anche su altre Peugeot. E lo sterzo è molto diretto. Però lo sterzo è molto diretto, esatto. Quindi due indizi che non fanno una prova, perché non è una vettura da usare in termini sportivi. Ti do un terzo indizio. Vai. È anche rigida. È anche rigido, nonostante i sedili siano molto confortevoli. Io ho il solito problema con questo volantino di non vedere la parte inferiore del cruscotto, però, io la vedo benissimo, Luca. È una macchina fatta per me. Poi sono guida un po' alto, un pochino guida SUV, domino, anche i finestrini laterali sono molto bassi, la linea è bassa, quindi vedo bene anche lì di fianco, cosa che non succede in tutte le vetture. Anche dietro, dal retrovisore, che è elettrocromico, quindi si scurisce quando qualcuno ci abbaglia, vedo bene anche dietro. Vedi bene anche dietro. Abbiamo già parlato delle modalità di guida? Non l'abbiamo parlato, abbiamo un camion davanti, purtroppo la rotatoria la dovremo fare in stile nonno. No, non abbiamo detto nessuno. Il cambio, se lo mettiamo a sinistra, lo possiamo usare in manuale. Non abbiamo le palette, quindi dovremmo usare la manetta in giù e in su, perché non c'è neanche la maniglia per appoggiarci. Allora, vai, rotatoria, diciamo prima, sterzo molto diretto, è una trazione anteriore, quindi tendenzialmente è sottosterzante. Giù tutto l'acceleratore, fuori dalla curva non possiamo perché abbiamo un sacco di traffico. Se due Passat tra l'altro che vanno piano. E allora durante l'accelerazione faremo sentire la rumorosità, perché il motore è un po' rumoroso, entra un po', ma
Ha quel timbro da 3 cilindri quasi cattivello. Non è la caffettiera Twin Air, non è neanche il dieselone, è una voce che mi piace. Sì, anche a me piace. Sì, non comodissimo, rimettiamolo in manuale, in automatico. C'è da dire che in manuale il cambio è però molto veloce e sopperisce magari a quella mancanza di intelligenza nella guida sportiva che ha quando lo utilizziamo in automatico. Sto zitto. Aspetta, lo rifacciamo. Allora, siamo tra i 70 e i 75 quando si prendono le buche, quindi direi una macchina ben insonorizzata, anche le buche si sentono poco. Si irrigidisce solo un filo troppo sul pavé, per il resto secondo me ha un bel assetto, come dici tu prima, i sedili molto comodi e anche belli. E vogliamo parlare di questa plancia? A me non dispiace. Una plancia giovanile dal mio punto di vista, con questo corpo che esce però soltanto la parte superiore, quindi il posizionamento delle ginocchia non è complicato, il tunnel è comunque generoso e ci sono anche diversi vani in cui mettere. Il poggiabraccio, sì, perché c'è questo vanetto che è il frenamano che è qua, che fa sì che non ci sia il poggiabraccio. Io invece una cosa ho da registrare: eravamo 2 persone della mia stazza, quindi tutte indietro con il sedile, qualche piccolissimo problema per le spalle, nel senso che la vettura non è molto larga, ovviamente, non è una 3008, non è una 5008, quindi con le spalle e complice l'inverno, quindi giacconi molto pesanti, andavamo a toccare. Io tra l'altro, in fase di posizionamento corretto di guida, quindi di regolazione manuale sul sedile, ho qualche piccolo problema a trovare la posizione di guida giusta, forse anche per questo. Per me perché è il tuo volante, esatto, col fatto che deve essere sotto al cruscotto, sì, secondo me sì. A me invece piace tantissimo la trama di questa plastica, la stampa, è proprio bella, è proprio diversa finalmente dal solito. Per nulla chip, tra l'altro. Mi piace tanto l'illuminazione notturna con questa linea di LED attorno al contagiri e al tachimetro, e anche i LED che abbiamo sopra sulle guide del tettone, che non è apribile, c'è solamente la tendina, e ci ho messo, Luca, te lo confesso, 2 giorni a capire come si chiudeva, poi ho scoperto che era qua sul tunnel centrale. Schiaccio la S, butto giù tutto il gas da 0 a 100 in 10 secondi e 3 per la velocità massima di 188 orari. Vediamo se in manuale arriva al limitatore e cambia. Il limitatore a 6000 giri cambia comunque. Ci mettiamo alla velocità standard e giù tutto il freno. Allora, la strada è molto viscida, sono entrati gli hazard, siamo andati un po' lunghi, ma ripeto, perché la strada oggi è viscida, c'è questa nebbiolina infida. Devo dire, nell'uso quotidiano non ho mai avuto problemi di frenata, anche frenata di emergenza non bisogna schiacciare tantissimo il freno e non si sente neanche troppo il tamburello dell'ABS. E non si sente neanche tantissimo il dosso. Non siamo andati a tamponi, quindi no. Un assetto che mi è piaciuto particolarmente. Modalità di guida, prima me l'avevi buttata là, ci siamo dimenticati di approfondire. Sono 4? 105? No, sono 5 in realtà, una normale, una per togliere le SP, una neve, una fango, una sabbia. Luca, diciamocelo, è un SUV, ma non va bene per fare fuoristrada. È vero che è un pochino più alto da terra della media, ma abbiamo solamente la trazione anteriore, e queste modalità di guida sì, ci possono dare una mano, ma è tutta una mano elettronica. Diciamo che in qualche strada bianca vi caverete d'impaccio, nei percorsi più accidentati, ecco, magari evitate. Sì, perché è solamente un aiuto elettronico. Mi è piaciuto tanto il climatizzatore, perché sono sempre riuscito a non l'ho mai regolato, ho solamente cambiato la temperatura, lato destro, lato sinistro separata, e non ho mai avuto problemi. Tra l'altro non è qui, è qui. Esatto, non si deve utilizzare il touch, sono delle belle levette comode. Finalmente le levette. Mi è piaciuto. Infotainment è il classico del gruppo, abbiamo CarPlay, abbiamo MirrorLink, inutile MirrorLink, per la compatibilità con Android Auto bisognerà aspettare un pochino. Start and stop che entra praticamente sempre. Forse troppo? Forse troppo. In città? Ecco, o meglio? In città l'accoppiata cambio automatico e start and stop a volte è un pochino brusca negli start and stop, però abbiamo un'ottima telecamera posteriore, si vede molto bene, le linee è vero che sono fisse, ma la definizione devo dire che è molto buona. E se non vi bastasse e non avete voglia di parcheggiare, potete anche parcheggiare in automatico. C'è questo fantastico pulsantino P, ma solamente in parallelo, possiamo entrare e uscire, non dai parcheggi
perpendicolare. Non è neanche così poco visibile, poi la retrocamera aiuta molto, in realtà non ho mai avuto problemi di visibilità a bordo di questa 2. Davanti ho un piccolo display LCD completo perché ci dà i dati del consumo, dell'autonomia, l'infotainment, cioè quello che sta suonando, abbiamo i dati generali del chilometraggio percorso e anche la ripetizione dei pittogrammi quando utilizziamo il navigatore. Tra l'altro sul volante è piccolo, ma sulle razze ci sono i soliti comandi, con a destra la possibilità di rispondere alle chiamate, non solo, anche cambiare diciamo la stazione radio oppure la traccia che stiamo ascoltando, mentre sulla sinistra sorgente e volume. Direi che ci si abitua velocemente. È interessante fare questa prova, secondo me. È interessante perché 3 cilindri, coppia 205 Nm, ci mettiamo a 40, aspettiamo la parte più pendente della salita e giù tutto l'acceleratore. Ragazzi, la coppia c'è, e tra l'altro non ho schiacciato fino in fondo, perché fino in fondo anche in manuale il kickdown ci scala comunque una marcia, quindi quando siamo lì in quelle situazioni di pericolo, giù tutto l'acceleratore, bam, giù una marcia e saliamo tranquillamente. Comunque in terza, appena siamo arrivati in coppia, siamo andati. È un motorino che frulla bene e che mi è piaciuto particolarmente. Frulla bene, ti è piaciuto? Ti dico quanto consuma. Vai. 12 km con 1 litro in città, consente di fare, diventano 14 limiti autostradali, salgono a 18 intorno ai 110. È un benzina, quindi consuma un filino di più rispetto ai diesel. Però fa niente, lo prenderò lo stesso così. Ma anch'io, perché probabilmente è anche un po' meno rumoroso, insomma, esatto. Mi piace. Non abbiamo l'avviso dell'angolo cieco, non abbiamo assistenti di corsia, però abbiamo l'Active City Brake, che è vero che è optional, costa mi sembra 250 euro, ma ragazzi compratelo, perché a volte vi può salvare da quei micro tamponamenti che vi faranno spendere molto di più di carrozziera se andate a rovinare anche il paraurti. Perché considerando quanto è bella dal punto di vista del design, almeno a me piace, cerchiamo di preservarla questa 2008. Ma anche a me piace tanto, Luca, ma a chi la consiglieresti? Io la consiglio, ma guarda, alle mamme con figli, assolutamente. Poi la consiglio a me. Poi la consiglio a chi ha bisogno anche di una discreta capacità di carico, nonostante l'altezza di carico sia scarsa, perché ci mettiamo davvero poco a caricare le bottiglie, le valigie, eccetera eccetera. È uscito il sole, Luca, abbiamo bucato la nebbia, ma che meraviglia, completamente un'altra giornata qua a Montevecchia, mi è tornato il sorriso e ti dico la verità, la comprerei anch'io, magari come seconda macchina, un pochino più cittadina, ma anche per i viaggi. In realtà è polivalente, non costa tanto, è polivalente. Non ma costa tanto, è polivalente. Allora partiamo da 15.800 euro, la nostra è la versione Allure, tutte le macchine al parco stampa sono quelle che hanno su praticamente super tutto, accessoriato. Esatto. Noi abbiamo a disposizione quindi un ottimo pacchetto di accessori, tra l'altro il cambio automatico costa 1.200 euro. Di 1.200 euro prezzo, ma io ve lo consiglio perché in città. Poi cosa abbiamo detto? Comodo. 250 l'Active City Brake, 540 il navigatore. Vabbè, lì potete, se avete CarPlay, se avete un iPhone, si può anche 4,75 i sensori di parcheggio automatico, insomma la retrocamera totale. In città ci possono stare. Totale 23.300. Io li spenderei. Ma Luca, con un po' di sconto, dai. Ma sì, dai, diciamo che intorno ai 20 si riesce a portare a casa, sì, 20-21, così accessoriata. Anche a me è piaciuta, Luca. A me piace questo volantino piccolo delle Peugeot, insomma. Vorrà dire che ce la contenderemo quando sarà messa in vendita dall'ufficio stampa di PSA. E voi fatecelo sapere nei commenti, Facebook, YouTube, automoto.it, dove volete. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! Il sole, che bello! Sì, peccato che dobbiamo tornare giù però.